La salsa è piccante o è agrodolce? La salsa è come il diavolo. La salsa è avvelenatissima da quanto è piccante. Ce l'ho già nella carotide che mi sta ostruendo. Shiny lights and purple sky, everything's so bright. 기다려왔어 지금이야. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. 멈출 수 없어 지금이야. Oh, I'll take you to the moon. Buongiorno da Sukhothai in Thailandia, nel nord della Thailandia. Ci troviamo in questo momento alla stazione dei pullman di Sukhothai in attesa di prendere il nostro pullman che ci porterà oggi fino a Chiang Mai, ancora più a nord in Thailandia. Abbiamo lasciato questo ridente paesiello di Sukhothai dove veramente siamo stati benissimo. Abbiamo passato 2 notti, abbiamo visto rovine, siti archeologici, abbiamo visto un festival con banchetti di street food, di quelli proprio spettacolo. Se non avete visto il video precedente vi consigliamo di andarlo a vedere. Qua nel frattempo c'è un bel bordello perché pullman che partono, pullman che arrivano, e adesso ci aspetta veramente questa Chiang Mai, una delle località del nord della Thailandia più famose e più conosciute, dove pensiamo di trascorrere almeno, e dico almeno 4 notti perché c'è veramente un sacco da fare. Buongiorno, è comoda la sala d'attesa della centrale dei pullman di Sukhothai? La panchina è un po' duretta, però. Bagaglio. Il bagagement. Serena. Bagaglio. Ah, Serena. pensavo dicessi altro bagaglio. Altro bagaglio. Guardate quanti bagagli ho. 2 zaini, 4 zaini e il bagaglione principale. Ci vediamo a bordo del pullman. Hanno messo nell'ultima fila del pullman perché sanno che noi siamo di quelli e fanno asino. Maestra, maestra! Voi nel sedile giù in fondo la piantate di fare casino? Però c'è un problema, che qua è tutto chiuso, non c'è il finestrino dietro. Io non le facevo le linguacce. Io facevo le boccacce alle macchine che passavano dietro. Aggiornamento, un update dal Chicken Bus che ci sta portando a Chiang Mai. No, vabbè, comunque siamo tutti turisti, non ce n'è praticamente local. Io direi forse esatto, 60-40 diciamo. Vabbè, comunque siamo tutti nella stessa barca. Sì, perché effettivamente come potete vedere. Allora, l'aggiornamento è che io per farmela passare sono qui a montare l'ennesimo video, ora sera. Ciao, guarda, c'è il DJ in bicicletta. Ale è già operativa con gli snack gentilmente offerti col biglietto del bus. Che ci è costato il biglietto? Il biglietto ci è costato ben 600 baht a persona, cioè stiamo parlando di quasi 16 euro a persona. No, però. No, te lo regalano. Cosa abbiamo qui nella cajita felice? Allora, tanto per cominciare, a parte 2 bottigliette d'acqua, una bottiglietta d'acqua da mezzo litro ognuno, che sono là. L'acqua del bronzino, quindi non la beviamo. Esatto. Cioè abbiamo 2 bellissimi, famosissimi Euro Cake. Cioè sono emissioni zero, euro... Sì, è come... Siccome qui in Thailandia non c'hanno i numeri, non c'hanno Euro 1, Euro 2, Euro 3, c'hanno l'Euro Cake. Che sarebbe dolcino europeo, che dalla foto sembrerebbe averci la vaniglia dentro, più un non ben identificato, non è un succo secondo me, è latte alla fragola. È latte alla fragola, esatto, che a te sicuramente piace tantissimo. Bene, fai la prova del gatto, por favor. Nel caso in cui fosse... Apro la busta? Fosse decente, lo mangio anch'io. Comunque dice che mancano ancora 3 orette di Chicken Bus. 5? Mi sa di sì. Sembrava più grande dentro il pacchetto, invece è proprio misero. No, e quello dentro è ancora più piccolo, perché al tatto si sente proprio mignonissimo. Un bite, proprio un morso. Un morso. Quindi vado di prova del gatto, Il profumo potrebbe essere peggio, sa un po' di burro.
C'è la marmellata dentro. Sto pensando che mi ce ne vogliono 25 per sfamarmi di questi via. È stato bello finché è durato. Stazione di Chiang Mai. Esatto. Arrivati, ecco il nostro Grab, nonché sottomarca di Uber. Hello. Yes, this here. Stavo dicendo che è la prima macchina sporca dentro che troviamo Dentro e fuori. con questa applicazione, veramente. Eccoci, alla fine era proprio il quartierino. Comunque. Thank you, Kopunka. Eccolo il posto. Hello. Ma la reception è molto carina. Eccoci amici, come sempre il taxi nonché la sottomarca dell'Uber ci ha lasciato qui davanti alla Rustic Guest House, che come vi stavo dicendo in macchina è posizionata in un quartierino mica da ridere. Guardate il surround. Siamo passati in dei vicoletti strettissimi, però poi una volta arrivati qui invece la reception è carinissima. E penso anche l'esercito. Beh, quantomeno sarà comoda per girare qui la zona della città vecchia. Penso che siamo tipo a 2 chilometri da tutti i monumenti e i templi principali. Ma allora ditelo, chiedo i danni come al solito. Esatto, vado avanti. Abbiamo l'attico. No, stiamo salendo da un'ora. Level 3, ma come minimo ne abbiamo già fatti 5. Ci hanno chiesto il certificato medico sportivo. Ma lo ski lift non ce l'hanno lì per salire? Room tour. Bagno. Doccia. Aspetta. Letto matrimoniale, aria confezionata, ventilatore. Qui se vuoi c'è la vista sul... Qui ti vuoi c'è terrazzino dalle scale. Buongiorno a lei, come ha passato la notte? Notte spettacolo veramente qua in questo... Che non è colpa sua, però è una domanda che non la doveva proprio fare. Veramente notte spettacolo. Occhiali più scuri del solito, ciao. Qual è stato il problema di stanotte? È stato che di fianco alla nostra camera c'è una specie di cavedio con tutte le arie condizionate di tutto l'hotel e che per tutta la notte si sono accese e spente continuamente con un rumore infernale. Facciamo un rewind? Vai. Dove eravamo rimasti? Buongiorno da Chiang Mai. Vi piace la stanza? Com'è? L'accettiamo di vostro gradimento? Ci eravamo lasciati alla Rustic Guest House, ci ritroviamo al Rustic River Guest Hotel. House. Rustic River Guest Rustic House. River Guest House.
Stessa catena, nuova location, nuova stanza, molto meglio della precedente. E per i problemi che abbiamo avuto a dormire nell'altra stanza stanotte, ci hanno proposto questo cambio nella struttura della stessa catena di guest house. Il DG l'è andato a vedere insieme all'incaricato, mi ha chiamato e ha detto vieni che questo è troppo meglio. E guardate dove mi ha portato. E guardate dove l'ho portata, parliamone, per la prima volta in assoluto da quando siamo arrivati in Thailandia c'è pure l'armadio. E ultimo ma non meno importante, anzi cosa più unica che rara, abbiamo addirittura il balcone con questa vista che spacca sui fili elettrici della via. La Thailandia in generale è un posto sicuro, non è conosciuta bene da un sacco di persone che pensano invece che sia un posto non sicuro, anzi pericoloso. In realtà sinceramente per la nostra esperienza, per l'esperienza che abbiamo avuto fino adesso, vedi solo persone sorridenti, solo persone tranquille, non ti dà assolutamente, e noi sapete che abbiamo viaggiato abbastanza, non ti dà assolutamente l'impressione di essere in un posto pericoloso proprio nel modo più assoluto. Dopo un inizio di giornata abbastanza travagliato, adesso ci stiamo spostando, siamo quasi arrivati nel fulcro della Old Town, quello che è il perimetro della cinta muraria della città di Chiang Mai, dove poi sono situati i templi di maggiore importanza che andremo a visitare. Ricordiamo, per chi non l'avesse tanto presente, che Chiang Mai è una delle città, anzi è la seconda città in assoluto più grande dopo Bangkok di tutta la Thailandia. Siamo arrivati davanti all'ingresso di Wat Chang Man, nonché il primo tempio costruito qui a Chiang Mai nel 1296. Andiamo ovviamente a visitarlo all'interno, se non prima di esserci tolti le scarpe. Tra l'altro sembra essere uno dei pochi che abbiamo trovato fino adesso con accesso totalmente gratuito. Se uno vuole fare poi qualche offerta e comprare del materiale votivo, però di per sé l'ingresso è gratuito. Certo Gina è che per trovare queste informazioni è un lavoro devastante. Per questo edificio qua dietro di noi, che è bellissimo fra le altre cose, qua con questi dragoni qui all'entrata, stupende, un QR per le informazioni. Schiacci sul QR, ti dà subito una pagina tutta in cinese, non in thailandese, in tu cinese. Avevi studiato qualche anno fa. Che io chiaramente il cinese, cioè lo parlo così, come parlo il piombinese, uguale. Vai su Google Translator, copia la scrittura in cinese e incollala su Google Translator e cerca di capire quanto è letterale la traduzione che fa Google Translator di queste informazioni. Anche perché vediamo un sacco di cose belle, però sì, vorremmo capire minimamente il significato, sì, che sono fotogeniche, però. Esatto, vorremmo minimamente, non dico tanto, minimamente. Quindi cosa hai trovato alla fine? Quindi ho trovato che praticamente queste costruzioni in mezzo all'acqua, diciamo, infatti questa qua si chiama proprio il Tempio nello Stagno, venivano costruite in alcuni, prima di tutto sono molto rare, e poi venivano costruite per cercare, pensate voi, questi thailandesi dei tempi che furono, di limitare l'accesso e l'entrata di insetti che magari potevano entrare invece se non fossero state sull'acqua, per proteggere le scritture loro del buddismo famoso tuo. Del buddismo Theravada. Theravada, esatto.
La storia racconta che le scritture dei buddisti Theravada non erano su carta, ma erano su foglie della palma dell'alloro. Tra un po' ci rubattiamo. Si è impennata la panchina solo per cercare di fare questa ripresa e di entrarci, praticamente ci si è impennata la panchina di bambù. Vabbè, quindi un pranzone mega galattico con altri 25 toast. Andiamo Dai. così a caso? Sì, direi di sì. Dai. Cin, prosciutto e formaggio di nuovo? Prosciutto e formaggio di nuovo. Voto ai toast thailandesi. 9. Fra un po' gli dà il voto più alto ai toast thailandesi che alla bistecca ai cecchini. No, perché non avevo nessuna aspettativa e quindi quando parti senza aspettative e poi ti trovi una cosa che ti piace veramente, sei contento e soddisfatto perché costa poco. Poca spesa, massima resa. E via. Puoi dirlo forte. Così poi adesso dopo la pausa proseguiamo Dove andiamo? sempre all'interno della cinta muraria Sì. della città vecchia di Chiang Mai per vedere ancora un paio di monumenti. Seconda tappa della giornata ad un altro tempio proprio nella zona storica della città. Questo di Wat Phra Singh è probabilmente il tempio più famoso e più importante di tutta Chiang Mai. Andiamo a visitarlo all'interno, come al solito la trafila di togliersi le scarpe, lasciarle lì fuori, poi rimettersele, cambiare punto e avanti così. Per entrare in questo si paga invece 40 baht, 1,10 € neanche. Ebbene sì amici, per voi amici del canale mi sottoporrò a questo test, a questa recensione della Red Bull thailandese, conosciuta anche come sciroppo della tosse al sapore Red Bull. Nonché l'originale dalla quale è stata copiata la nota marca. Un odore, un profumo pazzesco. Vado. Si sente l'odore fino a qua, ti mette le ali. Ma tra l'altro sull'etichetta c'ha proprio disegnati 2 torrelli. Madonna, Sere. Rossi. Occhio, Occhio. Occhio, Sere. Sta cominciando a fare effetto, Sere. Quanto costa la Red Bull locale? 10 baht, ossia 30 centesimi. meno 25 centesimi di euro. Quante ve ne porto? Benvenuta al Sunday Night Market a Chiang Mai. Come lo vedi? Vedo che non contenti del bordello di Bangkok la settimana scorsa. Oggi facciamo doblette, raddoppiamo con lo stra mega caos di questo Sunday Market notturno stra famoso. Secondo me potrebbe essere un'occasione valida, Sere, No, così non mi piace. Cioè, intere strade, intere vie del mercato di massaggiatori, massaggiatrici con centinaia e centinaia di clienti, perché un massaggio di 30 minuti viene 100 baht, quindi tipo 3 euro. E quindi ovviamente chi è che se ne priva? Noi perché... Ma cioè si vedono veramente professional, qua, questi massaggiatori. Sì, assolutamente, se non lo sono in Per Thailandia. terra, E per non terra. mi piace l'ambiente. La Sere fa tanti discorsi, ma lei è da spa, capito? Cioè, non è da così, da mercato della domenica sera a Chiang Mai. La gente è sdraiata per terra per fargli fare il massaggio. Chissà quante mila persone si sono sdraiate su quello stoino oggi, dai, mi fa angoscia. Che schifo,
Guardate dietro di noi che sballo. Cioè, veramente. dai, no. Sti massaggi ai polpacci. Ma cosa hanno fatto? Il giro della Thailandia, sti che hanno Sei bisogno. come i ciclisti e i calciatori. Sì, mi sembra veramente massaggi che fanno ai ciclisti e ai calciatori, ai polpacci li fanno. No, io se me lo faccio fare schiena collo. Però la maggior parte, vedi, fanno ai piedi e ai polpacci. Sei sicura, Gina, che non ne vuoi approfittare? Sì, no, prima o poi lo faccio, ma non in giro così. Tutte le domeniche dalle 5 del pomeriggio alle 10 di sera decine, ma che dico decine? Centinaia, ma che dico centinaia? Migliaia di bancarelle si ritrovano qua veramente per questo mercato della domenica sera a Chiang Mai. Allora, attenzione. Attenzione che qui il DG inizia... DG, sì, non si può esimere, non si può esimere. Io voglio questi polpettini qui. Tipo moscardini? Io no, di pesce no, te lo lascio a te. Sei arrivato col sacchettino della spesa? Primo assaggio. Allora, andiamo di spiedino di moscardini barra seppioline con aggiunta di salsa che sicuramente sarà piccante avvelenata. Andiamo nel senso che va, perché questi se li è presi per lui. Da qualche parte bisogna cominciare, giusto? La salsa è avvelenatissima da quanto è piccante, però sono buoni. Sì, sono un po' chewy, un po'... Si vede come mastichi. Però hanno il loro perché. Vuoi assaggiare? No, grazie. Madonna. Buonissimi, non sai cosa ti perdi. Sono teneri con le granfiettine croccantine, validissimi. Ottimo inizio, anche perché piccantissimissima la salsa. C'ho la lingua in fiamme. Ti serve l'estintore? C'era la salsina di quei polpettini lì che era veramente un fuoco proprio, come si dice a Piombino, un fuoco. Ho trovato la svolta per il mal di schiena, il mio ma soprattutto quello di mia mamma che si lamenta sempre perché ha un gran mal di schiena. Guardate questo signore cosa sta facendo all'altro signore molto più anziano per fargli passare il male alla schiena e sembra proprio che faccia delle facce di giovamento, come dire, ah che goduria. No, vabbè, questa è la scena più bella che abbiamo visto perché si vede proprio che il signore alla quale sta facendo questo martello pneumatico sta godendo per il suo mal di schiena immensamente. Assaggiamo una di maiale? Assaggiamone una di maiale, dai. One pork? Yes. Oh, metticela un po' di salsa piccante, metticela un po'. Copucca. A questo giro mi tocca anche a me. Mi sembra il minimo, abbiamo preso sembra. uno spiedino con queste palline polpettine che da crude si vedono sempre con un colore che sinceramente non è che mi ispiri tanto perché si vedono quel grigio un po' così. Da cotte ci mettono tutte le salsine sopra e quindi profumate sono profumate, è la salsa che li dà tutto. Recensione a caldo. Proprio a caldo. La salsa è piccante o è agrodolce? La salsa è come il diavolo. Ma le polpettine di per sé potrebbero essere di qualsiasi cosa che non si sente un gusto predominante. E poi sono molto morbidose dentro. Sono tipo, non so, forse delle salsicce fatte però rotonde.
Abbiamo azzardato un altro spiedino abbastanza regular perché è di pollo con una salsa al basilico, una salsa al pesto, profumatissimo. Quindi andiamo di spiedino, l'ennesimo spiedino da quando siamo qui, che alla fine poi è risultato la cosa più semplice da poter scegliere da mangiare. 10 baht l'uno, fra le altre cose. Buono, pollo morbidissimo. La salsa al pesto? Non si sente tantissimo, si sente più piccante anche questa. Non è di Pra? Non è di Pra. Diciamo che tutti questi spiedini, quello che li rende buoni è la marinatura, indubbiamente, tutte le spezie. Altro assaggio criminale, come dice Ale, un tramezzino super mega fritto, riempito in questo caso con delle scagliette che dicono crebe, però poi è surimi, quindi non è granchio, è un simile granchio. E ce l'avevano tutti i gusti, a dire la verità, ce n'erano tanti appetibili, però proviamo questo, cioè praticamente è talmente dura la crosta che non so neanche se riesco ad azzannarla. Sembra tipo una mozzarella in carrozza. Allora è buona. C'è l'olio che mi gocciola tutto nella gola. Ce l'ho già nella carotide che mi sta ostruendo. Voto al tramezzino fritto alla polpa di granchio barra surimi. 6,5. E per finire in bellezza la serata al mercato domenicale notturno qua di Chiang Mai, non poteva mancare un dolcino, dopo tutte le untuosaggini che ci siamo presi. Questi qui sono involtini primavera alla banana con un po' di cremina sopra che ci servono per darci la forza e tornare in albergo a piedi, che sono 2 o 3 chilometri.